Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. In questo tutorial vi farò vedere la realizzazione della borsa che avete visto nell'anteprima. È una borsa granny un po' particolare perché io ho deciso di utilizzare le mattonelle in diagonale anziché in lineare, così come ho visto le altre in giro. Ho voluto fare qualcosa di particolare aggiungendo anche la possibilità di imparare a fare la mezza mattonella e il quarto di mattonella. Quindi direi di partire subito, anche se non entrerò nel merito della realizzazione della mattonella classica perché l'abbiamo già vista più volte e io stesso ho fatto un tutorial di cui vi lascerò il link nell'info box. Vi faccio vedere intanto la rifinitura della piastrella che poi andrà utilizzata per la borsa, che praticamente è composta da 1, 2, 3, 4 giri più un giro di punto basso. Questo giro di punto basso poi ci servirà per unirla in costa con le altre mattonelle, e quindi adesso partiamo a fare il giro di punto basso, che è sicuramente qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto nell'altro tutorial, e poi uniamo le due mattonelle. Non prima di avervi detto che io sto utilizzando un uncinetto del 3,5. Purtroppo non ho più le fascette dei filati che utilizzate, ma sono filati di Hobby e sono parte della Wonderbug di Cotton Kings. E ho preso le nuance del marrone, quindi i colori della terra, e poi ho rifinito il tutto con un gomitolo di cotone Catania di Schackenmayer, che ho appunto utilizzato per fare tutta la parte delle rifiniture color panna avorio. Allora riprendiamo il nostro lavoro e facciamo il giro di punto basso. Quindi io ho chiuso il giro di granny, sono rientrata all'interno dell'archetto appena fatto, ho fatto un punto basso, ne faccio un altro e dopodiché proseguo a fare punti bassi per ogni punto del giro precedente, così. Lavorerò tutto intorno alla mattonella in modo da avere un giro completo di punto basso. Finito il giro, utilizzerò lo stesso filato senza staccare il filo per unire le due mattonelle. Adesso io vado avanti autonomamente e ci vediamo quando sarò arrivata alla fine del giro, così vi faccio vedere l'unione con l'altra mattonella. Ecco, sono arrivata alla fine del giro e mi sono agganciata con una maglia bassissima alla prima maglia bassa del giro. A questo punto prendo l'altra piastrella, metto rovescio contro rovescio e procedo facendo punti bassi in costa. Quindi prendo la costa posteriore della mattonella che sto lavorando, la costa posteriore così, e la costa posteriore, diciamo, anche se poi in questo caso risulta quella più vicina a me, della mattonella che voglio unire, e le unisco con dei punti bassi. Quindi prendo, così lo faccio vedere meglio, prendo la costa dietro e la costa dietro dell'altra mattonella, anche se appunto, come vi dicevo, poi risulta quella davanti, quella più vicina a me. Quindi sostanzialmente unisco con un punto basso le due costine più vicine delle due mattonelle. Vedete, prendo questa dietro e questa, quella più vicina a me, che corrisponderebbe, come vi dicevo, a quella dietro, ma in realtà io me la trovo più vicina perché ho messo rovescio contro rovescio. Vado avanti e unisco le mattonelle in questo modo. In questo modo si va a formare questa treccina in rilievo molto carina, che poi farà parte dell'effetto finale della borsa. È come se fosse una specie di rifinitura nella lavorazione che dà questo effetto tridimensionale in rilievo. Ecco, siamo quasi alla fine, così poi vi faccio vedere l'effetto.
gli ultimi 2 punti e poi vi faccio vedere cosa è venuto fuori. Ecco, vedete che c'è questa costina in rilievo, questa treccina in rilievo, che poi farà parte appunto, come vi dicevo, della rifinitura, perché in questo momento noi l'abbiamo fatta soltanto tra queste 2 mattonelle, ma poi lo faremo unendo tutte le mattonelle, e quindi vedrete che farà una sorta di reticolato in rilievo che darà un bellissimo effetto finale. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo realizzare la mezza mattonella, perché questa diciamo che è una lavorazione un po' particolare. Per quanto riguarda invece lo schema di posizionamento delle piastrelle, vi metto poi una foto in cui vedrete il dettaglio di come io ho montato le piastrelle. Vi dico già che per quanto riguarda la parte frontale, la parte posteriore della borsa, io ho utilizzato 13 mattonelle intere per ogni lato, quindi 26 mattonelle, più 1, 2, 3, 4, 8 mezze mattonelle e 4 quarti di mattonella, che appunto vedremo poi più avanti nella lavorazione. Adesso procediamo con la lavorazione della mezza mattonella. Allora, prendiamo il filo marrone e con questo filo abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, come nella piastrella intera. Facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il cerchietto, facciamo 3 catenelle, dopodiché, anzi no, facciamo 5 catenelle, dopodiché rientriamo nell'archetto e facciamo 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta. Facciamo la nostra catenella di sicurezza e stacchiamo il filo. Cambiamo colore. Iniziamo stavolta con un colore più chiaro per contrastare il marrone. Io, vabbè, solitamente li miscelo in modo che si creino dei contrasti evidenti. Ricominciamo dal punto in cui abbiamo finito, quindi facciamo il cappietto sull'uncinetto, poi entriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa e poi facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle, poi facciamo sempre nello stesso archetto 1, 2 e 3 maglie basse, maglie alte, scusate, dopodiché ci spostiamo nell'archetto centrale e facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2 e 3. Ci spostiamo nell'ultimo archetto, facciamo 3 maglie alte, una catenella e una maglia alta, catenella di sicurezza e chiudiamo il lavoro, chiudiamo il giro. Stacchiamo il filo e prendiamo un altro colore. A questo punto metterei questo e facciamo una maglia bassa, 2, 3 e 4 catenelle, rientriamo nello stesso archetto e ci ricordiamo di fare 1, 2 e 3 maglie alte, poi ci spostiamo nello spazio tra i 2 gruppi di 3 maglie alte del giro precedente e facciamo 3 maglie alte, poi ci spostiamo nell'archetto centrale
che rappresenta il nostro aumento, e lì andiamo a fare l'aumento composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ci spostiamo ancora, andiamo nell'archetto, nello spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte, facciamo 3 maglie alte e per finire andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta nell'ultimo archetto, catenella di sicurezza, stacco il filo. Passiamo all'ultimo colore. L'ultimo colore io li ho sempre alternati, come vi dicevo, un po' seguendo l'ispirazione, un po' cercando di creare dei contrasti. Iniziamo il lavoro facendo il nostro cappietto sull'uncinetto, poi entriamo nell'archetto, maglia bassa, 4 catenelle, rientriamo e facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, poi facciamo 3 maglie alte nello spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte, poi facciamo 3 maglie alte nell'altro spazio e poi andiamo a fare il nostro aumento. Questo è l'ultimo giro, dopodiché la mezza mattonella sarà terminata. 1, 2 e 3. Qua si è un po' annodato il filo, vediamo di staccarlo, di scioglierlo un pochino, vediamo se riesco. Sì. Arriviamo alla fine. 1, 2, 3, quindi saltiamo all'altro spazio e andiamo a fare le 3 maglie alte. Andiamo all'ultimo spazio, facciamo 3 maglie alte, dopodiché ci troviamo nell'archetto, così annodato di nuovo, e andiamo a fare 1, 2, ecco, vediamo se riusciamo a scioglierlo, all'intoppo questo, che capita sempre a sproposito. Allora, vediamo un po', ecco, abbiamo finito. Allora, abbiamo detto 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta, catenella di sicurezza, stacchiamo il filo e abbiamo finito la nostra mezza mattonella. Ovviamente tutti questi fili poi andranno lavorati quando faremo il bordo, andranno inglobati quando faremo il bordo, quello che rimarrà sporgente chiaramente poi si nasconderà con l'ago, e quindi questa era la nostra mezza mattonella. Non credo di avervelo detto all'inizio, ve lo dico adesso, ma lo metterò anche nelle note e lo metterò anche come scritta in sovraimpressione sul video. La mattonella che noi utilizziamo per fare questa borsa è una mattonella che non ha la catenella di separazione tra gli spazi di 3 maglie alte, perché altrimenti la trama verrebbe troppo larga. Invece in questa maniera, omettendo la catenella, si ha un lavoro più compatto. Adesso il prossimo passo sarà quello di unire la mezza mattonella al resto del lavoro. Una volta realizzata la mezza piastrella dobbiamo contornarla con il colore che abbiamo utilizzato per fare tutte le rifiniture e dopo attaccarla. Allora, facciamo un cappietto e iniziamo dal punto in cui poi andremo ad attaccarla, quindi uno degli angoli, diciamo, che portano poi all'angolo retto, quindi non la diagonale ma uno dei due angoli retti, scusate, uno dei due lati che portano all'angolo retto.
facciamo un punto basso, poi nello stesso spazio facciamo un altro punto basso. Adesso lavoriamo un punto basso per ogni punto basso del giro sottostante. La codina, come vedete, l'ho lasciata di proposito così perché la recuperiamo dopo, altrimenti poi diventa difficile gestire la fine del giro. Capirete quello che voglio dire adesso quando ci arriveremo. Quindi faccio un punto basso per ogni punto alto del giro precedente. Nell'angolino facciamo 3 maglie basse, così arriviamo alla fine del giro. Io adesso sto andando piuttosto velocemente, vediamo se riesco a essere veloce. Siamo arrivati all'angolino. Nell'angolino ne facciamo 5 di punti, 2, e ovviamente prendiamo dentro anche la codina, 4, cerchiamo di prenderla bene, e 5. Adesso dobbiamo lavorare sulla diagonale. Sulla diagonale faremo 2 punti per ogni spazio, 2 punti bassi per ogni spazio. Io adesso continuo a prendere un pochino la codina, così poi la taglio perché sarà ben fissata. Gli altri fili poi li nasconderemo dopo con grandissima pazienza. 1 e 2, 1 e 2. Anche nel cerchietto iniziale che abbiamo fatto, vi ricordate, facciamo 2 maglie basse, poi prendiamo il filo iniziale e lo nascondiamo parimenti come abbiamo fatto con gli altri. Questo filo da dove esce fuori? Da qui. Questo poi lo dobbiamo nascondere dopo. Prendiamo dentro la codina, adesso possiamo anche lasciarla stare, facciamo il penultimo archetto, poi rientriamo nell'archetto iniziale e a questo punto io nasconderò la codina iniziale, quindi la faccio passare dietro e poi la prendo nella lavorazione, così poi la tiro bene dopo. 2 e 3. Mi ricongiungo alla prima maglia bassa con una maglia bassissima e dopodiché vado a unire il pezzo mettendo rovescio contro rovescio, così come ho fatto per tutti gli altri, quindi ve lo faccio vedere soltanto questa volta. Prendo il punto centrale del pezzo già lavorato, faccio una maglia bassa, poi adesso prendo la solina posteriore del pezzo in lavorazione, prendo la solina anteriore del pezzo da attaccare e faccio una maglia bassa, quindi sempre posteriore e anteriore, e li unisco. Vedete bene? Posteriore e anteriore. Sostanzialmente, per non sbagliare, pensate che dovete prendere le due soline più vicine, quindi quelle più vicine all'uncinetto, quella dietro qui e quella che risulta più vicina nel pezzo che dovete unire. Vedete? Una solina e le unite così e viene questo bellissimo diciamo motivo e rilievo. Adesso proseguiamo per tutto il pezzo e dopodiché passiamo agli angoli. Quindi questa è la mezza mattonella, dobbiamo fare il quarto di mattonella. Per questa borsa, come vedete, non vi ho detto che è un progetto semplice perché non l'ho, o meglio, poi di difficile non c'è niente perché si tratta sempre di lavorazioni note, però è abbastanza, è un lavoro di grande pazienza.
Ecco qua. Adesso io arrivo alla fine del giro e poi vi faccio vedere l'effetto. Comunque, sostanzialmente io devo unire tutte le maglie da questa parte e da questa parte in modo da completare l'angolo. Ci vediamo alla fine. Come vedete ho terminato l'unione, quindi ho fatto in modo da prendere tutti i punti in maniera, diciamo, razionale, ecco, in maniera omogenea, in modo da avere il bordo quanto più lineare possibile. Ovviamente non è possibile farlo perfettamente lineare, quindi questa è una cosa alla quale dobbiamo cercare di fare un po' l'abitudine. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare questi angoli qua. Io per semplicità, per evitare di renderlo troppo complicato, anziché fare un pezzo, il quarto di mattonella di diversi colori, ho scelto di farlo di un colore solo. Quindi avvio 1, 2 e 3 catenelle, poi chiudo in cerchio così, e nel cerchietto vado a lavorare. Intanto faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, poi facciamo una maglia alta all'interno del cerchietto, è un po' complicato l'avvio, però una, 2 maglie alte e 3 maglie alte, poi facciamo 2 catenelle e una maglia alta, giriamo il lavoro, anzi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e giriamo il lavoro. Nel primo archetto disponibile facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, saltiamo le 3 maglie alte e nell'altro archetto facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e scusate, è una maglia alta, ecco, scusatemi. Allora abbiamo detto, facciamo nel primo archetto facciamo 5 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta, giriamo il lavoro, 5 catenelle, 3 maglie alte, 3 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4 e 5, giriamo il lavoro e sempre nel primo archetto andiamo a fare 2 e 3 maglie alte. Adesso nello spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Andiamo nell'ultimo archetto e facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta, 2 e 3, 2 e una maglia alta. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4 e 5, giriamo il lavoro e nel primo archetto facciamo 3 maglie alte, saltiamo e facciamo 1, 2 e 3, saltiamo e facciamo 1, 2 e 3, saltiamo e facciamo 1, 2 e 3, catenella, catenella, punto alto, e abbiamo terminato. Vedete, ho riproposto i 4 giri 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, i 4 giri che costituiscono il quarto di mattonella. Guardate, vedete, questo è un quarto di mattonella. A questo punto faccio la mia solita catenella di sicurezza e taglio il filo così, ecco qua. Devo contornarlo così come ho fatto con l'altro, quindi prendo il mio filato, faccio il solito cappietto, entro nel primo archetto,
qua parto dalla diagonale, vedete? Qua parto dalla diagonale perché è la diagonale che devo attaccare e faccio una e 2 maglie basse, poi faccio una maglia bassa per ogni maglia bassa, per ogni maglia alta del giro sottostante, e adesso proseguo autonomamente e ci vediamo quando dovrò attaccarlo al pezzo. Ed ecco qua, ho terminato la bordatura del pezzo, vedete? A questo punto cosa faccio? Vado ad attaccarlo qui, vedete? Il pezzo si legge così, guardate, vedete? Questi sono gli angoli da terminare, quindi lo attacchiamo a uno di questi angoli. Giro il pezzo in modo da avere rovescio contro rovescio e vado a effettuare esattamente la stessa cosa che ho fatto prima, quindi parto da un angolino così, poi proseguo attaccando tutti i punti, prendendo la solina posteriore nel pezzo da attaccare e la solina anteriore nel pezzo, diciamo quello grande, diciamo quello già completo. Ecco qua, questo qua lo metto qua così e proseguo punto su punto. Vi dicevo, è un lavoro di grandissima pazienza perché dovete attaccare tutti i pezzi uno per uno. Ecco qua, vedete? Questo è scappato fuori, lo riportiamo dentro. Ecco, lo riportiamo dentro così. E quindi proseguiamo nell'attaccatura. Fatti questi 4 angoli, adesso vi faccio vedere, però lo devo andare a prendere, come viene il pezzo finito. Intanto finisco e poi ci rivediamo dopo. Vedete, il pezzo è perfettamente attaccato. Adesso vi faccio vedere l'altro, quello che ho completato. Quello che ho completato è qua. Ecco, riuscite a vederlo? Sì, per intero. Vedete? Gli angoli sono tutti completi, li ho fatti tutti. Allora, qua ho scelto di farli marroni perché non mi finiva nessun angolo con il marrone. Lì ho scelto di farli di questo colore qua, di questo tortora, perché nessun angolo mi finiva col tortora. E quindi diciamo che partendo da una semplificazione del lavoro che ho voluto fare, ne faccio anche un elemento decorativo, perché vedete, rifinisce il pezzo in una maniera, diciamo, gradevole, bella, particolare. Questo è questi sono praticamente il davanti e il dietro della borsa. Adesso inizieremo la lavorazione della fascia laterale. Ci vediamo dopo.